Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario, tendenze energetiche predestinate per il mese di settembre 2025. Bene ragazzi, abbiamo la carta dell'appeso. Quando c'è la carta dell'appeso si parla di un periodo riflessivo, di un periodo anche introspettivo e dove si ha la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web, il link al video del corso di approfondimento su tarocchi e karma e poi ci sono anche i link per i corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene. Ok, partiamo subito con la temperanza. Quattro di bastoni. Abbiamo un 10 di bastoni. Abbiamo la sacerdotessa, il diavolo, l'appeso nuovamente, un 7 di pentacoli e un cavaliere di coppe, ragazzi. Bene, adesso andiamo a vedere carta per carta, cerchiamo di capire com'è l'andamento generale del mese e potrebbero anche arrivare dei messaggi slegati tra di loro. E dopodiché in un secondo momento andiamo a vedere settore per settore, quindi amore, lavoro, famiglia e via dicendo. Partiamo dalla temperanza. Anche la temperanza, come l'appeso, ha un'energia piuttosto lenta, cioè in realtà quasi ferma. È una carta di guarigione, è una carta di riequilibrio. Andiamo a vederla. Due di spade. E 5 di pentacoli. Ehm, Potrebbe esserci qualche dipendenza da dover guarire, potrebbe essere una dipendenza economica, potrebbe essere una dipendenza affettiva, potrebbe anche essere un lavoro dipendente. Andiamo a vedere 4 di bastoni. Giustizia e 7 di bastoni. Quando c'è la giustizia, ragazzi, si può parlare di qualche questione burocratica. Vedendo un po' le carte così è come se qualcuno stesse aspettando di rimettere in sesto la propria situazione di vita. Può essere una situazione lavorativa, può essere una situazione abitativa. Andiamo a vedere 10 di bastoni. Morte, temperanza nuovamente e asso di spade. Sento che questa situazione vi sta, mi viene proprio da dire logorando. Probabilmente c'è un qualche cosa a inizio mese che vi, secondo me, vi trascinate già da agosto inerente a questo 5 di pentacoli. Il 5 di pentacoli è una carta di carenza, è una carta di delusione, è una carta di anche un po' masochista, nel senso che ci sono questi due personaggi che preferiscono rimanere sotto la neve al freddo
invece che ripararsi nella chiesa. E quindi è un po' come il preferisco rimanere in questa situazione per brutta che sia, però diciamo che fa parte di me, nel senso sono talmente abituato o abituata a vivere questa situazione che faccio fatica a vedere alternative. Però con la carta della giustizia secondo me qualche cosa cambia, si regolarizza, si riequilibra e io credo che però, vedendo questo gruppo di carte, qualcuno di voi non sia ancora pronto a fare questo cambio. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Abbiamo la regina di pentacoli e il 5 di spade. Voglio una carta per il 5. Carro. È come se non foste pronti a muovervi, a prendere questa decisione. Questo è un 10 di bastoni. Qui c'è qualche aspettativa che secondo me dovete lasciarvi indietro. E avendo anche la morte al contrario, è come se qualcuno non volesse lasciare indietro questa aspettativa, questa ideologia, questo desiderio, questo obiettivo. Andiamo avanti, andiamo a vedere il diavolo. Abbiamo un matto e la regina di spade. Diciamo che da un lato ho la sensazione ehm, che vogliate effettivamente questo cambio, dall'altro, come vi dicevo prima, è come se non foste pronti, è come se ci fosse qualche cosa che vi spaventa nel cambio. Vi dico, avete la sacerdotessa. Secondo me riuscite a vedere lungo nel tempo. Secondo me però è anche vero che c'è qualche difficoltà sul come effettuare il cambio. Ora, avendo il matto, per certi versi, diciamo, da certi punti di vista, è come se le carte vi dicessero è ora di buttarsi, però non senza un piano. Tenete presente che la regina di spade è colei che fa le liste dei pro e dei contro, quello che serve e quello che non serve, i vantaggi e gli svantaggi. Mentre il matto denota un po' di ingenuità. Quindi quello che mi viene da dire è se dovete fare questo cambio, fatelo con, diciamo così, la strategia messa giù a tavolino. Andiamo a vedere l'appeso. Due di pentacoli e eremita. Sento che è come se a un certo punto vi lasciaste indietro i consigli degli altri, i desideri degli altri, le aspettative degli altri e semplicemente inizierete ad andare avanti per quello che è la vostra verità, quello che a voi serve, quello che voi volete. Ho come la sensazione che vi vogliano, o che comunque diciamo nel mese di settembre sarete portati a fare certe scelte di cui non sarete completamente convinti ed è per quello che siete un po' titubanti. Ora, la sacerdotessa potrebbe anche rappresentare una persona che vi viene in aiuto. Di solito fa riferimento a astrologi, cartomanti, lettori o lettrici di rune, cioè persone che hanno il sesto chakra, ovvero il terzo occhio, diciamo, aperto e che vi possano consigliare su che tipo di strada intraprendere. È come se fosse uno sguardo, se vogliamo, al futuro, qualcuno che vi aiuta a capire quale potrebbe essere la strada giusta, perché qui l'appeso è girato al contrario, quindi secondo me qualche cosa si sblocca. Tenete anche presente che l'eremita è colui che ha tutta l'esperienza, le conoscenze, in suo possesso per affrontare questo viaggio da solo o questa scelta da soli. Adesso andiamo a vedere il 7 di pentacoli. Re di coppe e cavaliere di spade.
Quindi secondo me, ragazzi, potremmo dire da metà mese in poi, le cose prenderanno una velocità diversa. Se all'inizio tra l'appeso e queste due temperanze le cose sono un pochettino lente, diciamo che dalla seconda parte del mese in poi le cose si smuoveranno. Guardate, finiamo poi con un cavaliere di coppe che potrebbe essere un'offerta che arriva. Guardate qui abbiamo un 6 di coppe mondo e regina di coppe. È come se da un lato ci fosse la necessità di chiudere con qualche cosa, però guardando poi queste carte finali non si chiude, perché il mondo è girato al contrario, come se non arrivasse questa chiusura. Può essere che l'inizio del mese abbia questo 5 di pentacoli denoti una sorta di come qualche cosa che vi manchi, che vi manca. Ci sono dei movimenti durante il mese che vi portano a pensare che tagliando certe cose potreste raggiungere quello che vi manca, ok? Però poi alla fine del mese noto che nonostante tutte le vostre buone intenzioni, e secondo me vi muoverete anche, però ho anche l'idea che potreste non concludere questa situazione, oppure questo gruppo di carte può fare riferimento al fatto che qualcuno vi verrà in aiuto per migliorare la situazione in cui siete. Passiamo ai vari settori, ragazzi. Allora, partiamo dal lavoro. Se siete senza lavoro, secondo me, e di lì mi spiegherei la carenza finanziaria, ehm, potrebbero esserci delle novità entro la fine del mese, un nuovo inizio lavorativo, una nuova proposta di lavoro e vi dirò che per qualcuno potrebbe anche arrivare, diciamo, da qualche amicizia del passato, potrebbe anche essere per esempio un lavoro, un posto di lavoro dove siete stati tanto tempo fa e che vi richiamino. Ho come quest'idea, questa sensazione. Per quello che riguarda le persone che sono occupate, allora, mi viene da dire di non fidarvi troppo delle persone che vi girano intorno nel mese di settembre. Ehm, per qualcuno di voi diciamo che la situazione a livello lavorativo potrebbe non essere delle migliori, però ho anche la sensazione che ci sarà una persona all'interno del posto di lavoro che vi verrà tipo in soccorso. Quindi fate attenzione ai colleghi in questo mese, fate attenzione ai capi. Io ho come l'idea che qualcuno voglia comandare un po' troppo e questo potrebbe non piacervi. E da lì pensare, ok, basta, lascio il lavoro, chiedo il trasferimento o cose simili. Però no, sarà solo una fase, secondo me riuscirete poi a ripristinare un certo equilibrio anche nell'ambiente lavorativo. Se state aspettando un trasferimento, secondo me vi offrono altro e non il trasferimento. Soprattutto se è tanto tempo che lo state aspettando o magari avete fatto qualche richiesta particolare molto tempo fa, non è ancora il momento di, diciamo, dare il passo a questa richiesta, però è come se vi dessero altre cose per mantenervi quieti. Per chi invece fosse autonomo, allora secondo me potreste trovare vantaggio da certi collaboratori che avete già avuto in passato, potrebbero anche essere già certi clienti, però io ho come la sensazione che potrebbero arrivare nuove collaborazioni che vi daranno un sacco di potere in più. Se prima c'è come questo momento di stasi sul come faccio a muovermi da qui, quello che sto facendo non è abbastanza per coprire le spese, devo lasciare indietro qualche cosa
E invece no, ho la sensazione che prenderete in qualche modo contatto con una persona che vi farà capire quali sono le strategie da utilizzare per riuscire a mandare avanti tutto senza lasciare niente indietro. C'è di nuovo anche per voi questa sacerdotessa che potrebbe essere un consulente, potrebbe essere qualcuno che vede più in là rispetto a voi e che riesce a darvi certe dritte. Mm? Per quello che riguarda la situazione economica, allora partiamo dal presupposto che si parte da un 5 di pentacoli, che è una carta di carenza, come vi ho detto all'inizio. Secondo me non rimarrete così tutto il mese, però è anche vero che non vedo grosse entrate, quindi secondo me si tratta di gestire un po' il mese, ci sono alti e bassi a livello economico, però ho anche la sensazione che in realtà non vi manchi niente, cioè probabilmente non riuscite a metterne via quanto vorreste, non riuscite a togliervi quel capriccio che magari è tanto che volete togliervi, però tutto sommato non vi mancherà niente questo mese, quindi si tratta di non soddisfare il proprio ego fondamentalmente con i capricci o i desideri, però eh, niente di catastrofico, anzi, devo dire che secondo me è un buon mese per iniziare ad occuparsi proprio di questa carenza economica, non tanto a livello lavorativo, ehm, potrebbe essere più che tutto a livello di investimenti per qualcuno, iniziare qualche cosa di nuovo. È come se tra il 10 di bastoni, la carta dell'eremita, la regina di pentacoli, riusciste a prendere in mano la vostra situazione finanziaria e a darle come una direzione. Per quello che riguarda i progetti, non sento che sia un buon periodo per ampliare questo progetto o per lanciare questo progetto. Cioè io credo che prima si debba uscire da questo 5 di pentacoli e poi pensare ad espandersi. Mentre se passiamo all'amore e parliamo di single, allora qualcuno potrebbe arrivare da una delusione amorosa e aver bisogno di un po' di tempo per sistemare le cose, sistemare il proprio cuore, la propria mente, per ritrovare un po' di equilibrio. Devo dire che per molti c'è una questione burocratica, considerata la giustizia e le due carte della temperanza. Secondo me ci sono questioni burocratiche da sistemare. Non vedo particolari cose negative, quindi secondo me potrebbe essere una sistemazione a vostro favore. Sta di fatto che c'è come da regolarizzare, ufficializzare, contrattualizzare qualche tema che per qualcuno può riguardare la casa, per qualcun altro potrebbe riguardare i figli, per qualcun altro ancora potrebbe riguardare i mezzi di trasporto. Non lo so, avete comprato una macchina insieme, per dire, a chi resta la macchina nel caso ci separassimo, o chi usa di più la macchina, o chi si intesta l'assicurazione. Cioè, non lo so, ci sono come dei dettagli da identificare, cioè che cosa è di chi. Mm? Nuove persone per adesso non ne vedo, però credo che qualcuno di voi possa reincontrare qualche anima del passato che vi dà come una speranza in più. Nonostante qualcuno stia ancora purgando il vecchio, devo dire che il nuovo è lì per arrivare. Probabilmente voi non siete ancora così tanto tanto aperti, eh? Ripeto, avete due volte la carta della temperanza, c'è uno, avevo visto un altro appeso? No, me lo sono sognato. No, qua appeso e appeso, quindi ci sono come delle cose, ripeto, da rivedere, da sistemare dentro di voi, prima di approcciarsi a qualcun altro. Anche se comunque sì, ragazzi, una persona arriva. Magari non è nuova, magari appunto la conoscete già, però comunque
c'è la possibilità che si sviluppi qualche cosa anche di bello, secondo me. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, anche per voi devo dire che non si parte proprio da un punto di forza, e soprattutto se è stata l'altra persona a deludervi, c'è bisogno di riequilibrare le cose, bisogna lasciarsi indietro delle aspettative. Potrebbe essere utile togliersi anche dei puntigli di orgoglio, cioè no, io ho detto così e deve essere così. Un po' di flessibilità alle volte serve. Però secondo me, soprattutto se ci sono delle cose ancora da mettere a posto, inerente a questa delusione, secondo me entro la fine del mese riuscirete a sistemarle. Per chi volesse comprare casa o per chi stesse pensando di andare a vivere insieme, credo che settembre sia un buon mese per fare questo passo. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione più o meno, magari anche clandestina, diciamo che si apre un discorso di un certo spessore, però poi, ahimè, ho come l'idea che non si riesca a portare a compimento, cioè finché sono parole va tutto bene, però poi quando è ora di quagliare, di arrivare al quando ci vediamo, quando ipotesi lasci il marito, lasci la moglie, quando riusciamo a viverci la relazione come si deve, ecco lì le cose sono ancora un po' nebulose, però si apre effettivamente un discorso, si può aprire un tema. Mm, per quello che riguarda la famiglia, e qui per famiglia non intendo solo la famiglia di sangue, ma famiglia di anime, quindi anche le persone che sono intorno a voi e che avete scelto di frequentare, ehm, può essere, perché questo 5 di pentacoli è all'inizio, quindi secondo me è una delusione che vivrete voi. Non mi è dato sapere se è più dal punto di vista romantico piuttosto che dal punto di vista familiare, però è anche vero che c'è come bisogno, ma un po' per tutti i settori della vostra vita, di guardare le cose da un altro punto di vista e di togliersi molte aspettative dalla testa. Se io mi aspetto che qualcun altro mi aiuti è una mia aspettativa, cioè l'altro magari non lo sa neanche se io non parlo e non glielo chiedo. Quindi poi il fatto che noi rimaniamo delusi perché hanno deluso le nostre aspettative è un problema nostro, ok? Gli altri non sono tenuti a soddisfare le nostre aspettative, come noi non siamo tenuti a soddisfare le aspettative degli altri, ovviamente. Che altro dirvi? Andiamo a vedere Osho. Che cosa vi vuol dire? Abbondanza e possibilità. Guardate, sento molto forte il fatto che vi dicano apriti all'abbondanza, qualsiasi sia stato l'argomento della delusione, magari anche la vostra ingenuità, il fatto che non riuscite a vedere le cose chiare, però qua è un po' come se vi dicessero apritevi all'abbondanza che l'universo ha da darvi, guardate tutte le possibilità che avete sotto di voi, perché nel momento, soprattutto quando c'è il diavolo, è come se ci fissassimo su certe cose, il diavolo è l'ego. Io mi fisso sul fatto che se, che ne so, l'altra persona si comporta così è perché mi ama, però questo è il vostro punto di vista, non è detto che l'altra persona debba necessariamente fare quello che voi vi aspettate per amarvi. Per esempio, voi potreste essere persone che hanno bisogno della chiacchiera del quanto ti voglio bene, quanto sei speciale, mentre magari l'altra persona non è così e per dimostrarvi il suo amore fa cose per voi, magari è una di quelle persone che non vi dice tante romanticherie, però lava i piatti, non lo so, pulisce la casa, non lo so, va a lavare la macchina per voi o cose di questo genere. Quindi è una dimostrazione di amore diversa, ma questo non vuol dire che non sia amore. Si tratta di trovare la lingua comune
l'idioma, mi viene in spagnolo, sì, la lingua proprio, il metodo di comunicazione. Andiamo a vedere ancora questo oracolo e poi una meditazione di Findor. Il generoso della saggezza. Qui avete l'eremita. Parla di adesso. Questo è un re di pentacoli, che è una carta di grandissima abbondanza, prosperità, generosità, apertura. Secondo me, con questo, tra il momento riflessivo delle due temperanze, tra il momento riflessivo dei due appesi e questo eremita, riuscirete a capire come smuovere le cose per arrivare a un equilibrio. E poi abbiamo sforzi, 2 mesi probabilmente, per cambiare questo modus operandi o questa forma mentis. Avete come da fare questo sforzo per almeno i prossimi 2 mesi. È molto importante quando si fanno questi cambi osservare il nostro schema di comportamento, perché è quello che, diciamo, suscita le reazioni negli altri, no? Se quando mi fanno una critica io mi arrabbio, probabilmente gli altri tenderanno a non criticarmi più per evitare di vedermi arrabbiato. Quindi è come se tacessero certe cose. Se io invece quando mi fanno una critica la prendo in modo sportivo, in modo maturo e quindi dico ah sì, può essere, ci penso, vedo come poter migliorare, vedo se effettivamente mi comporto così e diciamo questo permette anche di avere amici più sinceri. Perché? Perché loro hanno la fiducia che quando vi dicono qualche cosa che non va, voi non vi arrabbiate e quindi si sentono più liberi di esprimere le proprie opinioni personali. Questo potrebbe valere anche al contrario, cioè se c'è qualcuno a cui voi fate una critica costruttiva o fate un'osservazione e questo qualcuno si arrabbia, quello che uno tende a fare è di non dire più niente. Però secondo me, certe volte, cambiando il modo, qualche parola o il tono in cui si dicono le cose, l'altra persona la prende molto meglio. Un esercizio che faccio io quando devo dire qualche cosa di pesante a qualcuno è di mettermi nei panni dell'altra persona e penso, come vorrei che mi fosse detta questa cosa in modo che mi facesse male il meno possibile. Cerco le parole in modo un po' diplomatico e poi comunico quello che devo dire. Andiamo a vedere una meditazione di Findorn. Quando sei sopraffatto da pensieri di paura e di depressione, sappi che io sono con te, a proteggerti e a riportarti la calma. Ogni paura scomparirà e sarai colmo di pace. Il mio amore è sempre con te. Sentiti al sicuro in esso e vai avanti calmo e fiducioso, sapendo che il mio amore è continuamente al lavoro dentro e attraverso di te. Mi viene anche da dire, ragazzi, con l'appeso qui e questo 5 di pentacoli, qualsiasi cosa sia successa, perdonatevi. Cari amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me, vi basta scrivermi una mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Lo stesso lavoro lo potete anche fare per conto vostro, abbonandovi al canale. Ci sono 4 playlist per adesso disponibili nella sezione degli abbonamenti e sono state studiate come se fossero un corso di formazione. Comunque i titoli dei video si vedono, sono pubblici, date un'occhiata così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. In quella sezione comunque tratto temi di metafisica, di metamedicina e le credenze limitanti divise per settore. Quindi ci sono le credenze inerenti ai soldi, le credenze inerenti all'amore, le credenze inerenti alla famiglia e via dicendo.
Se per caso non vedete il tasto abbonati è perché avete un iPhone, quindi o accedete da un altro telefonino oppure dal computer. Detto questo ragazzi vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!